Buongiorno, oggi voglio raccontarvi un aneddoto biblico che mette in evidenza da un lato, diciamo, la pragmatica intelligenza di Yahweh che non voleva che il suo popolo fosse sottoposto ad inganni e per altro verso mette in evidenza come in realtà il suo popolo in ogni caso fosse, come dire, molto disponibile, fosse affascinato da queste arti che lo traevano spesso in inganno e mette in evidenza anche delle contraddizioni bibliche, perché sappiamo appunto che la Bibbia non è un libro dettato da Dio, quindi un libro infallibile, ma un libro che contiene delle contraddizioni che riguardano sia i personaggi in sé, adesso lo vedremo, sia anche, come dire, i redattori della Bibbia o i copisti, gli scribi, ai quali gli errori stessi poi sfuggivano anche ai redattori finali, cioè ai controllori, a quelli che hanno provveduto a compilare la Bibbia, i cosiddetti masoreti, cioè i custodi della tradizione. E quindi vogliamo parlare un po' delle arti magiche. Le arti magiche erano ovviamente praticate da tutti i popoli antichi e spesso in connessione con il culto e risultavano, come ho detto prima, anche molto attraenti per il popolo di Israele, nonostante i divieti assoluti di praticarle, divieti assoluti che Yahweh ha ripetuto numerose volte. Ve ne voglio leggere uno, ad esempio in Deuteronomio capitolo 18, siamo nel versetto 10: non si troverà presso di te chi pratica la divinazione, il sortilegio, l'augurio, la magia, né chi faccia incantesimi, chi consulti gli spiriti o gli indovini o chi interroghi i morti, perché chi compie queste cose è in abominio al Signore. E a causa di tali abomini il Signore tuo Dio, quindi Yahweh il tuo Elohim, sta per scacciare quelle nazioni davanti a te. E tu sarai irreprensibile davanti a Yahweh il tuo Elohim. Lì vedete che ci sono elencate tutta una serie di attività, perché in effetti nella Bibbia non è facile identificare con precisione che cosa si intende per magia, cioè divinazione, incantesimo, sortileggio, spiritismo, chiaroveggenza, stregoneria e così via. E comunque Yahweh le proibiva tutte perché sapeva quanto fosse facile ingannare il popolo attraverso queste arti, e lo sappiamo ancora oggi. Basta vedere quando periodicamente escono le inchieste su chi si rivolge a un certo tipo di personaggi che con molta facilità ingannano le persone, che rivolgendosi a loro documentano di fatto una esigenza quasi inestinguibile, quella di una parte del popolo di avere qualcuno che possa in un certo qual modo aiutarli, predire il futuro. E siccome era proibito allora da Yahweh, che conosceva molto bene questo aspetto, c'era quasi il bisogno di avere qualcuno che praticasse una arte di questo tipo, ma in modo legittimo, in modo lecito, in modo autorizzato, e quindi che praticasse una qualche forma di attività riconducibile al mondo magico. E quindi possiamo anche ipotizzare che i profeti in parte assolvessero, insomma, questa funzione, soddisfacendo questo bisogno degli individui di frequentare quel mondo che gli stessi profeti condannavano. Però non dobbiamo dimenticare che profeta non vuol dire uno che predice il futuro, ma il termine profeta significa uno che parla per conto di, e nella fattispecie biblica i profeti erano quelli personaggi prescelti che parlavano per conto di Yahweh. Però parlando per conto di Yahweh in un qualche modo dicevano
cosa sarebbe avvenuto nel futuro, ma facendo non delle previsioni magiche, ma esprimendo e formalizzando semplicemente le conseguenze inevitabili che si sarebbero verificate qualora il popolo avesse adottato certi comportamenti piuttosto che altri. Cioè loro dicevano con estrema chiarezza e anche direi in un modo intuibile: se voi vi comportate in un certo modo vi succederà questo, se vi comportate in quest'altro modo vi succederà invece quest'altro, riferendosi in genere al fatto che il popolo obbedisse o meno agli ordini di Yahweh. Ma vediamo per esempio delle condanne che loro esprimevano, non so, prendiamo Isaia per esempio, che nel capitolo 2 al versetto 6 dice: ecco, tu hai rigettato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, poiché sono pieni di indovini e di maghi come i Filistei. Oppure sempre Isaia nel capitolo 8 al versetto 19 dice: se vi diranno consultate i negromanti e gli indovini che bisbigliano e mormorano. Ecco, questi due verbi sono interessanti anche per ciò che diremo fra breve, cioè per le tecniche che venivano utilizzate per ingannare il popolo. Poi oltre a Isaia c'erano Geremia, Ezechiele, insomma vari profeti che condannavano queste attività, appunto quei profeti a cui mi riferivo prima, che però in parte, almeno legittimamente, supplivano a questo bisogno inestinguibile da parte del popolo. La loro attività però non era evidentemente sufficiente, tant'è che nonostante proibizioni e divieti, parte del popolo continuava a rivolgersi a questi personaggi e erano dei divieti tra l'altro che prevedevano anche la morte, come ad esempio in Levitico 20 capitolo 20, dove si dice esattamente: un uomo o una donna fra voi che facciano il negromante o l'indovino siano messi a morte, saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di essi. Tra l'altro, se volessimo applicare la Bibbia ancora oggi, pensate che strage. E quindi queste arti magiche continuarono a fiorire, ripeto, nonostante il rischio da parte dei maghi e degli indovini di essere messi a morte. Per esempio, per Samuele, la superstizione, termine che raccoglie un po' tutti questi vari tipi di attività, era grave quanto la ribellione, è scritto nel primo libro di Samuele, e la stessa morte di Saul, di cui adesso parleremo, viene attribuita proprio all'aver consultato una negromante, di cui diremo fra poco, vedendo una curiosità molto interessante. Questa esigenza era talmente diffusa che alle volte veniva addirittura non soltanto legittimata, ma stimolata. Per esempio i re Ahaz e Manasse hanno addirittura istituito in modo ufficiale indovini e maghi, cioè proprio delle vere e proprie corporazioni. Lo dice per esempio il libro delle cronache, e lo andiamo a vedere nel capitolo 33, parlando del re Manasse, dice: fu lui che fece praticare l'astrologia, la magia e la divinazione, stabilendo negromanti e indovini, moltiplicò il male agli occhi del Signore in modo da provocarne lo sdegno. Quindi c'erano delle autorità che andavano palesemente contro gli ordini di Yahweh, non se ne preoccupavano e andavano invece incontro alle esigenze del popolo, e hanno istituito queste corporazioni che sono poi state eliminate durante la riforma religiosa voluta dal re Giosia. Siamo intorno al 622-623 avanti Cristo.
Giosia è il re che ha dato l'avvio ad un tentativo di creare il monoteismo, perché prima il popolo ebraico era chiaramente politeista, cioè si rivolgeva a diverse divinità, tra cui anche divinità femminili, e Giosia ha cercato di ridurre all'unica divinità questo politeismo, quindi ha cercato di unificare il culto, di unificarlo sia dal punto di vista del credo, diciamo così, della fede, o meglio della fiducia in un unico Dio, ma di unificarlo anche dal punto di vista del potere, tentando di dare esclusiva importanza alle famiglie sacerdotali di Gerusalemme, e questo gli consentiva anche di concentrare in Gerusalemme il potere laico, il potere regale. Poi però ci sono state delle vicissitudini successive per cui, insomma, tutta questa vicenda ha vissuto per secoli tra alti e bassi, tra coloro che cercavano di vietarla e coloro che invece non si facevano scrupolo di praticarla. Leggiamolo direttamente nella Bibbia, siamo nel secondo libro dei Re, nel capitolo 23, al versetto 27 si dice: Giosia eliminò pure le negromanti, gli indovini, i terafim, gli idoli e tutti gli abomini che erano nel paese di Giuda e in Gerusalemme, mettendo così in pratica le parole della legge scritte nel libro che il sacerdote Chelchia aveva trovato nel Tempio del Signore. Qui si sta parlando del libro del Deuteronomio, che risulta essere stato trovato nelle mura del Tempio proprio ai tempi del re Giosia. Poi non si sa bene se sia stato trovato o se sia stato scritto appositamente in quel momento dai sacerdoti che dal nord erano, dal regno di Israele, erano scesi nel regno di Giuda. Ho detto prima che Yahweh proibiva questa attività perché sapeva quanto fosse facile ingannare il popolo, e adesso veniamo alla vicenda che ci interessa, dove vedremo che ad essere ingannato è addirittura un re. Quindi diciamo una persona che socialmente, almeno anche culturalmente, noi siamo autorizzati, saremmo autorizzati a pensare trovarsi ad un livello superiore rispetto al popolo. Bene, nonostante questo, anche lui si è fatto ingannare, e adesso vediamo come, però in un modo molto curioso, vedendo anche la traduzione del termine preciso con cui viene indicata la funzione svolta da una certa persona, e vediamo anche come l'hanno tradotta i greci molto intelligentemente. Quindi la vicenda di Saul, che è narrata nel capitolo 28 del primo libro di Samuele, è paradigmatica da questo punto di vista, cioè quello degli inganni attraverso le arti magiche. Nel capitolo 28 si narra che Samuele era morto e Saul, che aveva sempre da combattere contro i Filistei, aveva nel frattempo, questo è interessante, cacciato tutti i negromanti o necromanti, sapete, ognuno poi li chiami come vuole, tanto insomma le due formule sono ambedue corrette. Nonostante le avesse cacciate, adesso vediamo come si comporta lui. Durante questa guerra, questa lotta continua contro i Filistei, si era accampato a Gilboe e vedendo però le schiere potentissime dei Filistei ne ebbe paura, ne ebbe il terrore. Quindi cercò di consultare direttamente Yahweh, ma non ne ebbe risposta. Forse Yahweh non c'era, forse era assente, forse Yahweh non voleva dare risposta, questo la Bibbia non ce lo dice, però di fatto Saul si trova in uno stato di disperazione personale perché ha molta paura del nemico, che lo vede potente, lo vede forte, e quindi ha bisogno in un qualche modo di essere rassicurato e di sapere, per quanto possibile,
come sarebbero andate le cose e come lui avrebbe dovuto comportarsi. E allora cosa fa? Lui che ha cacciato tutti gli indovini, tutti i negromanti dal suo territorio, chiede ai suoi servi di andare a cercare una negromante. E i suoi servi la trovano questa che passa nella tradizione come la strega o la maga di Endor. Endor era un centro abitato che si trova a circa 4 miglia a sud del Monte Tabor, vicino al complesso montuoso del Nebi Dai, che è anche ricco di grotte, quindi può anche darsi che questa vicenda occorsa a Saul sia avvenuta dentro una di queste grotte, perché il villaggio di Endor è proprio addossato a questo gruppo montuoso. Lui ovviamente, che aveva cacciato i negromanti, si traveste per andare da questa donna, perché non poteva certo farsi riconoscere dopo la decisione che aveva preso, e quindi si reca da lei in incognito e le chiede di evocare lo spirito di Samuele. La donna procede dicendo a Saul di vedere lo spirito di un uomo anziano avvolto in un mantello. A questo punto Saul si convince che si tratta di Samuele e gli chiede appunto come dovesse comportarsi con i Filistei, perché questo era il suo reale problema. Purtroppo per lui Samuele gli dà una notizia che è veramente ferale, cioè i Filistei avrebbero sopraffatto gli Israeliti e lui sarebbe morto l'indomani. Attenzione, l'indomani. Andiamo a leggerlo direttamente nel capitolo 28 del primo libro di Samuele e leggiamo la vicenda in sé. Quindi Saul consultò Yahweh, ma Yahweh non gli diede risposta, né con sogni, né con gli Urim, né per mezzo di profeti. Saul dunque disse ai suoi servi: cercatemi una negromante perché voglio andare a consultarla. I suoi servi risposero: ecco, una negromante che possiede il potere di evocare sta a Endor. Endor era questa cittadina, appunto, come ho detto, si trovava a 4 miglia a sud del Monte Tabor. Quindi Saul va da questa indovina, come detto, e Samuele gli dà questa risposta ferale. E Samuele rispose: perché consulti me se Yahweh si è allontanato da te ed è diventato tuo avversario? Il Signore ha fatto come aveva detto per mezzo mio, ha strappato il regno dalla tua mano e l'ha dato a un altro, Davide. Poiché non hai dato ascolto alla voce di Yahweh, qui c'è ovviamente il Signore, sempre tradotto, e non hai soddisfatto la sua ira contro Amalek. Per questo il Signore oggi ti tratta in questo modo. Il Signore darà in potere dei Filistei anche Israele insieme con te. Domani tu e i tuoi figli sarete con me. Cioè domani voi morirete. E ricorda la vicenda di Amalek di cui abbiamo già parlato. Yahweh aveva ordinato a Saul di sterminare tutti gli Amalechiti, compresi gli animali, le donne, i bambini, tutti gli anziani. Lui stermina tutti salvo il re e, come dice Giuseppe Flavio, lo lasciò in vita perché era bello, e trattiene per i suoi in vita tutti gli animali. Questa cosa non è piaciuta a Yahweh, che aveva dato ordine di sterminare anche tutti gli animali, e quindi gli toglie il regno. Quindi questa è la risposta che la donna dà attraverso questa evocazione, diciamo così, dello spirito di Samuele. La cosa interessante è che la dichiarazione di questo supposto spirito di Samuele
contiene in gran parte, sostanzialmente, la ripetizione delle parole di Samuele quando era ancora in vita, e andiamo a leggerle sempre nel libro di Samuele, nel capitolo 15, dove Samuele dice a Saul: permetti che ti annunzi quello che mi ha detto il Signore questa notte. Gli rispose: di pure. Il Signore ti aveva inviato a una spedizione dicendo: va, vota allo sterminio quei peccatori di Amalechiti e combattili finché non siano sterminati. Perché non hai dato ascolto alla voce del Signore, ma ti sei gettato sulla preda e hai compiuto ciò che è male agli occhi del Signore? In sostanza, Samuele qualche tempo prima, qualche giorno prima, aveva detto a Saul esattamente ciò che la strega di Endor fa dire nuovamente al cosiddetto fantasma del profeta Samuele. Quindi ripete le stesse parole come se le conoscesse, e forse dobbiamo dire che le conosceva. Perché? Perché c'è un antefatto che bisogna conoscere. Secondo un Midrash, Yalk, Samuele 140 dal Pirkei di Rabbi Eliezer, era Zefania, questa strega, si chiamava Zefania, era la madre di Abner, che era un primo cugino di Saul ed era un suo strettissimo collaboratore, tant'è che diventerà successivamente il comandante in capo delle forze dell'esercito di Saul, e alla morte di Saul sarà addirittura lui a nominare un figlio di Saul che era rimasto in vita dopo la battaglia con i Filistei, che però era un imbelle in sostanza, quindi a governare era poi Abner. E dunque questo Abner, figlio di questa strega di Endor, strettissimo collaboratore di Saul, aveva sicuramente ascoltato le parole che Samuele in vita aveva detto a Saul circa il rimprovero che Yahweh gli rivolgeva per non aver obbedito al suo ordine di sterminare completamente gli Amalechiti, compreso il re e compresi tutti gli animali. Quindi la strega di Endor poteva benissimo, anzi possiamo dire era quasi sicuramente a conoscenza delle parole che Samuele aveva detto a Saul, e ne era a conoscenza perché gliele aveva riferite il figlio, e quindi era facile per lei ripeterle e far credere che a parlare fosse lo spirito di Samuele, anche perché utilizzava una tecnica particolare, una tecnica che scaturisce dalla traduzione del termine ebraico col quale questa negromante viene definita. Nell'ebraico biblico la negromante viene definita Baalat Ob. Che significa? Baalat è il femminile del termine Baal. Baal, sapete, era il termine generico col quale indicavano le divinità, ma Baal significa signore, padrone, proprietario. Per esempio, il marito era il Baal della moglie. Quindi Baal ha un significato molto vasto, e ovviamente proprio per questa ampiezza semantica della sua valenza veniva attribuito anche alle divinità. Ov, di cui lei era Baalat, cioè di cui lei era proprietaria, significa letteralmente strumento per bere, cioè bottiglia, oppure otre, cioè strumento per bere fatto con pelle di animale. Sapete che i vari, diciamo pure genericamente, negromanti utilizzano diversi mezzi, ognuno al suo, c'è chi usa le carte, c'è chi usa la sfera, c'è chi usa i fondi di caffè, tanto per dire, per parlare del giorno d'oggi, e lei parlava
grazie a questo otre, che quindi deformava probabilmente anche la voce o forse faceva altro. Nel maneggiare questo otre lei poteva nascondere anche la sua faccia, perché in greco, cioè nella Bibbia greca, questo termine ebraico, che noi traduciamo con negromante, viene tradotto col termine engastrimyton, che vuol dire ventriloqua. En gastri, cioè nello stomaco, myton, lei è definita una ventriloqua, che quindi attraverso questa sua capacità riusciva a far credere che a parlare fosse qualcun altro, nella fattispecie lo spirito evocato. E lei usava questo strumento che nella Bibbia ebraica è chiaramente definito. Quindi definire negromante è sicuramente corretto, anche perché lei di fatto praticava la negromanzia, però lei era letteralmente colei che possedeva questo strumento attraverso il quale lei praticava la sua arte. E quindi attraverso questo sistema lei ha ingannato il re Saul, facendogli credere che a parlare fosse lo spirito di Samuele, ovviamente, e non lei. Quindi è interessante il fatto che i greci, che sappiamo attingevano probabilmente ad una fonte diversa rispetto a quella biblica masoretica che possediamo noi, hanno ritenuto di tradurre con engastrimyton, cioè come ventriloqua, quindi hanno definito, direi, in un modo chiaro, in un modo molto concreto, quella che era la sua pratica. Quindi le notizie che lei dà e che lei poteva aver avuto da suo figlio Abner, strettissimo collaboratore di Saul, e che quindi poteva aver assistito al colloquio tra Samuele vivo e Saul quando Samuele gli ricorda il rimprovero e le decisioni di Yahweh. Il fatto che lei fosse una ventriloqua che utilizzava uno strumento chiaramente definito nel termine ebraico ci inducono quantomeno a pensare alla possibilità di un palese inganno. Ma questo sarebbe confermato dal fatto che peraltro anche la cosiddetta profezia della morte di Saul, che sarebbe dovuta avvenire il giorno dopo, in realtà non è avvenuta il giorno dopo, ma se si legge attentamente la Bibbia si rileva che è avvenuta probabilmente almeno 3 giorni dopo. E questo lo andiamo a vedere perché bisogna andare avanti di alcune pagine, per esempio sempre nel primo libro di Samuele, i capitoli 30 e 31. Per esempio nel capitolo 30 al versetto 1 si dice: quando Davide e i suoi uomini giunsero a Ziklag, dunque stiamo parlando sempre di queste lotte tra gli israeliti e i filistei, al terzo giorno gli Amalechiti avevano fatto razzia nel Negev e a Ziklag. Nel capitolo 31 si legge che i filistei ingaggiarono battaglia contro Israele e gli israeliti si diedero alla fuga di fronte ai filistei e caddero trafitti sul monte Gelboe. I filistei si gettarono addosso a Saul e ai suoi figli e colpirono a morte Gionata, Abinadab e Melchisua, figlio di Saul. La battaglia si aggravò contro Saul. Gli arcieri lo presero di mira con gli archi ed egli fu ferito dagli arcieri. Allora Saul disse al suo scudiero: sfodera la spada e trafiggimi, perché non voglio che vengano quegli incirconcisi, mi trafiggano e facciano sevizie su di me. Ma il suo scudiero non volle, perché era troppo spaventato. Allora Saul prese la spada e si gettò su di essa. Quando lo scudiero vide che Saulo era morto,
anch'egli si gettò sulla propria spada e morì con lui. E siamo a 3 giorni dopo, come abbiamo letto prima nel capitolo 30, quindi non il giorno successivo. Ora questo è curioso non soltanto per il fatto che la profezia risulta sbagliata, anche perché sappiamo che le profezie bibliche sono tutte scritte post eventum, quindi anche il primo libro di Samuele è stato scritto secoli dopo queste vicende. Bene, né l'autore, né i copisti, né gli scribi, né i masoreti si sono accorti di questa incongruenza, di questa contraddizione, cioè di questa profezia sbagliata, e l'hanno quindi sempre nelle varie coppie che sono state tramandate e di volta in volta rifatte della Bibbia, questo errore è rimasto. Tra l'altro è bene sapere che quando si parla di copisti, a volte si parla di persone che non sapevano né leggere né scrivere e si chiamano copisti proprio anche semplicemente perché copiavano le lettere, ma non sapevano che cosa scrivevano, cioè ricopiavano, conoscete le lettere ebraiche, le vedete sempre anche nei miei video, e quindi loro copiavano semplicemente senza chiedersi, perché non erano in grado, che cosa stessero scrivendo. Loro non erano in grado di capirlo. Questi copisti non erano in grado di capire l'errore che era stato commesso nello scrivere questa profezia e quindi nello scrivere che sarebbe stato ucciso, quindi sarebbe morto il giorno dopo, quando invece pare sia morto almeno 3 giorni dopo. Quindi leggendo attentamente la Bibbia nei vari capitoli, come dico sempre, leggiamo il contesto perché è il contesto che ci aiuta a capire, vediamo come sia messa in evidenza l'intelligenza, l'ho detto prima, pragmatica di Yahweh, che non voleva che il suo popolo fosse ingannato, tant'è che lui dava spesso degli ordini che facevano in modo che il suo popolo non si comportasse come i popoli allora affini, come i popoli confinanti, e quindi proibiva delle pratiche che invece presso altri erano assolutamente lecite, però queste pratiche erano talmente diffuse, talmente consolidate all'interno di quel sistema culturale, di quel sistema sociale, che nonostante le proibizioni, nonostante anche il pericolo di essere messe a morte, queste pratiche continuavano. Vediamo come con queste pratiche si ingannava il popolo, ma non solo, si riusciva ad ingannare addirittura anche i re, e questo succede ancora oggi perché, diciamo, da parte di molte persone c'è proprio l'esigenza di conoscere l'ignoto, di conoscere, se possibile, che cosa succederà in futuro, di conoscere che cosa capiterà o di sapere che cosa bisogna fare, come comportarsi in certe situazioni, e lì, almeno ipoteticamente, l'inganno è sempre dietro l'angolo. Questo Yahweh lo sapeva e voleva evitarlo. Per questo dava questo tipo di ordini, ma abbiamo visto che questo tipo di ordini, pur dati dal cosiddetto Dio, non erano sufficienti. Quindi se anche noi abbiamo di queste necessità, stiamo sempre attenti a quello che stiamo facendo, stiamo sempre attenti a chi ci stiamo rivolgendo. Ciao, grazie e alla prossima.